È come se la nona fosse un limite. Chi vuole superarlo deve morire. Così scriveva Schoenberg, il più grande compositore d'inizio Novecento. Era un uomo molto superstizioso. Aveva inventato la dodecafonia, ma era ossessionato dal numero 13. Credeva che portasse sfortuna. Era il 13 settembre 1951, il suo 76esimo compleanno. L'amico Oscar Adler lo prendeva in giro in una lettera. Sta attento, Arnold. 7 più 6 uguale 13. La cosa curiosa è che Schoenberg sarebbe morto proprio quell'anno, verso la mezzanotte del 13 luglio. Ma al di là di questo c'era un altro fatto che lo ossessionava, quella vecchia questione della nona sinfonia. In un suo famoso saggio leggiamo: quelli che hanno scritto una nona sinfonia sono arrivati troppo vicini all'aldilà. E infatti nessun compositore, da Beethoven in poi, era riuscito a sopravvivere alla propria nona sinfonia. Sto parlando di quella che in musica chiamiamo la maledizione della nona. Era il 7 maggio del 1824, una data fondamentale nella storia della musica occidentale. A Vienna venne rappresentata per la prima volta la nona sinfonia di Beethoven. Nel 2001 l'UNESCO l'avrebbe proclamata Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il successo già all'epoca fu straordinario. La rivista musicale più importante di Vienna dedicò alla sinfonia ben 3 numeri consecutivi e in omaggio con la rivista veniva regalato il ritratto del compositore, così come si fa oggi con i poster delle pop star. L'ultimo movimento della nona di Beethoven inizia con un caos di dissonanze e ritmi sincopati, una cacofonia inascoltabile per l'epoca. Fatto curioso, era letteralmente inascoltabile per il compositore, che scrisse la sua nona sinfonia mentre era già completamente sordo. Da questo caos iniziale emerge una frase, in principio timida, affidata ai bassi. Il tema cresce, si gonfia, si aggiunge la viola e un delicato contrappunto del fagotto. Infine si aggiungono i violini e tutta l'orchestra esplode in un esaltante e luminoso slancio di gioia. Nel finale questo tema viene ripreso da un imponente coro che annuncia in maniera ancora più enfatica un grandioso inno alla gioia e alla fraternità universale. Beethoven con questa sinfonia aveva sfiorato il cielo con un dito. Nel 1826 cominciò ad abbozzare una 10ª sinfonia, che sarebbe stata la sua apoteosi definitiva. Ma il destino bussò alla porta e Beethoven si spense l'anno dopo, nel 27. Al funerale c'erano più di 20.000 persone. Tra i musicisti e i direttori che accompagnarono il feretro c'era un ragazzo bassetto, occhialuto. Gli amici lo chiamavano Schwammerl, funghetto, ma si chiamava Franz Schubert. Lui non se ne rendeva conto, ma era appena diventato il più geniale compositore di Vienna. Schubert era un giovane musicista di 29 anni che avrebbe voluto diventare un grande compositore. Anni prima aveva scritto al suo più caro amico: chi mai potrebbe scrivere qualcosa di grande dopo Beethoven? Schubert aveva già composto 8 sinfonie, ma nessuna era mai stata eseguita. Il ragazzo era famoso per i suoi lieder, delle canzoni per piano e voce, e per la sua musica da ballo, valzer e Ländler. Nessuno lo sapeva, ma proprio in quegli anni Schubert stava componendo la sua nona sinfonia, la Grande. Una sinfonia proiettata verso il futuro, che superava l'estetica di Beethoven, aprendo le porte a atmosfere misteriose, tipiche della musica romantica.
La musica di Beethoven aveva un'impostazione razionale, tipica dell'illuminismo. C'era un equilibrio interno tra i vari elementi contrastanti della sinfonia. Pensate alla composizione visuale ordinata e bilanciata di un quadro di David. Ma Schubert invece era già pienamente romantico. La sua musica aveva un andamento irrazionale, divagante. I temi si moltiplicavano e si susseguivano creando contrasti modernissimi. Erano come visioni oniriche che comparivano all'improvviso. Pensate ai quadri di Turner, in cui i contorni si dissolvono e le pennellate si fanno mosse e evanescenti. Schubert non ascoltò mai la sua nona sinfonia. Nel 28 cominciò ad abbozzare le prime battute della sua 10ª, ma morirà lo stesso anno, appena 31enne. La sua nona rimarrà sepolta sotto una montagna di vecchi spartiti e sarà riscoperta solo 10 anni dopo da un altro compositore, Robert Schumann. Nel 1824, mentre a Vienna si teneva la prima della nona di Beethoven, in un paesino austriaco nasceva il piccolo Anton Bruckner. Avrebbe iniziato a fare musica come organista in chiesa e sarebbe diventato uno dei più grandi compositori del tardo romanticismo. Nelle sue sinfonie svilupperà l'estetica tipica del secondo Ottocento, epica, grandiosa, monumentale. Bruckner iniziò a scrivere la sua nona sinfonia nel 1894 e proseguì per 3 anni, fino al giorno stesso della sua morte, nel 96. Neanche lui seppe sfuggire alla maledizione. La sua nona è in re minore, la stessa tonalità della nona di Beethoven. In effetti se l'è un po' attirata anche lui, sì. Durante il terzo movimento, il corno e le tube wagneriane, strumenti molto bassi, intonano una sconsolata scala discendente che Bruckner stesso definiva come una sorta di addio alla vita. Negli stessi anni Antonín Dvořák presentava a New York la sua Sinfonia dal Nuovo Mondo, la sua nona e naturalmente la sua ultima. Sulla nona di Dvořák trovate un'analisi completa sul mio canale, a cui vi invito a iscrivervi. Molti di voi guardano ma non sono iscritti. Iscrivetevi o la maledizione della nona si abbatterà anche su di voi. Un altro grande compositore, Mahler, dopo la sua 8ª sinfonia, comporrà una sinfonia extra, senza numero, proprio per sfuggire alla maledizione. Sto parlando di Das Lied von der Erde, sinfonia per contralto, tenore e orchestra. In questo modo Mahler sperava di sfuggire alla maledizione, ma l'anno dopo compose la sua nona sinfonia e poi morì poco dopo, mentre abbozzava la 10ª. La nona di Mahler è una sinfonia fosca su cui aleggia lo spettro della morte. Il compositore aveva appena perso la giovane figlia Marie e gli era stata diagnosticata una disfunzione cardiaca congenita che non lasciava molte speranze. Il compositore si era ritirato in una capanna, sperduta nei boschi tirolesi, a comporre. Il ritmo iniziale della nona di Mahler, sincopato e irregolare, è letto da alcuni come l'allegoria della sua aritmia cardiaca. La musica procede diventando sempre più angosciante ed emerge ossessivamente il timbro profondo dei tromboni, che in musica sono lo strumento tradizionalmente associato alla morte. L'angoscia sfuma in quella che in partitura è descritta come la rappresentazione di un solenne corteo funebre. E nel finale del primo movimento lunghe note tenute si fanno sempre più flebili e la gogica è molto esplicita e indica morendo. Anche Mahler non ascoltò mai la sua nona sinfonia. Inizierà ad abbozzare la 10ª, ma morirà qualche anno dopo. La maledizione della nona non perdona.
Vi annuncio che sono già uscite le date per i miei prossimi spettacoli dal vivo a Palazzo Merulana a Roma. Saranno 4 appuntamenti che si terranno 1 e 22 marzo, 12 e 19 aprile. Saranno incontri gratuiti perché fanno parte di una rassegna sostenuta dal Comune di Roma. Trovate già tutte le info sul sito di Palazzo Merulana, ma in futuro farò un video dedicato come presentazione dell'evento. Aggiungete le date al vostro calendario e venitemi a trovare. Un saluto e un grazie a tutti gli abbonati. Alla prossima!